Ma è vero che l'Inter deve vendere un big durante il calciomercato estivo? Questa è la grande domanda che tutti o quasi i tifosi interisti si stanno ponendo in questi giorni e in queste settimane. Quindi ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, nuovo contenuto in cui oggi proviamo insieme a tutti voi a rispondere a questa domanda e proviamo a capire se c'è veramente un modo attraverso il quale l'Inter può arrivare ai suoi obiettivi economici di bilancio senza doversi privare di uno dei big, in particolare dei quattro nomi principali che sono Skriniar, Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, che in queste ore, in questi giorni sono al centro di voci di mercato che si susseguono di giorno in giorno. Un giorno è il turno di Skriniar, una volta poi di Bastoni, adesso si sta tornando a parlare di Lautaro, non escludo che si cominci a parlare anche di Barella e così via, e poi si riparte al giro. Quindi cerchiamo di fare un po' di ordine e cerchiamo di confrontarci insieme rispetto a questo tema molto importante, ovvero la cessione del big. È inevitabile oppure no? Andiamo subito nel tema, prima però vi invito a mettere mi piace a questo contenuto se vi possono interessare questi episodi, questi contenuti un po' diversi dal solito, e ovviamente iscrivervi al canale così non ve li perdete e non vi perdete anche tutte le dirette delle ore 19:30. Cominciamo. Allora, facciamo prima un quadro della situazione che è presente in casa Inter. Allora, abbiamo capito, ormai tutte le fonti sono più o meno concordi sul fatto che a livello economico l'Inter avrà bisogno di piazzare circa 60 milioni di euro di plusvalenze in questa sessione di mercato estiva. Che cos'è una plusvalenza? So che per chi segue il calcio da qualche anno è un tema abbastanza comune, lo specifico, così ci chiariamo subito all'inizio. La plusvalenza è la differenza in positivo che c'è fra la somma che una squadra può ricavare dalla cessione di un giocatore e il valore di questo giocatore nel suo bilancio. Quindi, ponendo il caso che l'Inter abbia un giocatore a bilancio per 10 milioni e lo venda a 30, la plusvalenza non sono 30 milioni che tu vai ad acquisire, ma sono 20, ovvero i 30 a cui l'hai ceduto meno i 10 di valore a bilancio. Questo per chiarire un attimino le idee e capirci anche nel corso dei ragionamenti. È evidente che non sia facilissimo piazzare queste plusvalenze nel caso dell'Inter, perché visto che stiamo cercando di ragionare nell'ottica di preservare i big, queste plusvalenze vanno portate a casa da chi? Dai giovani, chiaramente, che possono essere una buona fonte, e anche dagli esuberi, ovvero giocatori che l'Inter non ritiene più utili al progetto e che deve cercare di piazzare in giro. Esuberi che però in buona parte, soprattutto nel caso dell'Inter, non sono reduci da stagioni particolarmente esaltanti, e quindi questo, unito in alcuni casi a valori a bilancio abbastanza elevati rispetto alla caratura tecnica del giocatore, complica e non poco i piani. Quindi raramente si ha il caso del Mauro Icardi della situazione, che era di fatto un fuori rosa all'Inter e che si è riuscito a piazzare a più di 50, forse anche più di 60 con i bonus milioni di euro. Quindi in questo caso sarà molto difficile. Quindi chiariamo subito perché si sta ragionando sulla cessione di un big, perché vendere un big in questa situazione è la soluzione più rapida e per certi versi anche più efficace, perché è chiaro che se tu piazzi un giocatore a 60, 70, 80 milioni, per quanto possa avere un valore a bilancio che non ti fa colpire subito i 60 totali di plusvalenza, te ne mette in campo, te ne mette in cascina una buona parte, e quindi questa è la soluzione più rapida ed efficace, ma ovviamente è quella che impoverisce di più dal punto di vista tecnico. Quindi veniamo alla risposta. È possibile per l'Inter piazzare 60 milioni di plusvalenze senza vendere un big? Diciamo che è molto difficile, ma personalmente, per il ragionamento che ho fatto, non è del tutto impossibile. È molto difficile, quindi questa è la mia risposta. Naturalmente c'è bisogno di una strategia ben precisa che non può prescindere soprattutto da una condizione, da una situazione che adesso vi spiego, e che poi richiede una serie di tasselli messi a segno, ovviamente che non sono facili, ecco, diciamo così. Allora, dicevo prima, l'Inter ha tanti esuberi a livello proprio numerico, ma molti di questi hanno un valore di mercato relativamente alto a fronte di stagioni piuttosto negative. Vi cito due nomi su tutti: Stefano Sensi, che ha un valore a bilancio di 14 milioni e 9, ma che di fatto non è più un calciatore da almeno 2 anni, più o meno, e mi scuso per la durezza, ma questa è la realtà, e anche Valentino Lazzaro, o Lazzaro, non so come si pronunci, che ha un valore a bilancio di 8,4 milioni, ma che di fatto è completamente sparito dalle cronache. Questo giusto per fare due esempi. Quindi come si fa a ottenere questi soldi senza cedere i big? Allora, il punto fondamentale da cui non si può, secondo me, prescindere è la cessione di almeno uno, se non di entrambi, i giocatori olandesi dell'Inter, ovvero Stefan De Vrij e Denzel Dumfries.
Perché questo? Perché di fatto De Vrij e Dumfries sono due big a tutti gli effetti, però, passatemi questa espressione, sono un po' meno big degli altri, cioè rispetto a Barella, Brozovic, metto anche lui, Lautaro Martinez, Skriniar e Bastoni, mi perdoneranno De Vrij e Dumfries, ma loro due sono un gradino più in basso e quindi sono probabilmente i big di cui si sentirebbe meno, diciamo, l'impatto in caso di cessione. In particolare per De Vrij perché sul taccuino dell'Inter, lo sappiamo, c'è Bremer, che non è un giocatore diciamo completo magari in tutto come lo è De Vrij, non ha magari la sua qualità tecnica, però è un giocatore molto forte, quindi forse l'impatto sarebbe limitato. Su Dumfries il discorso è un po' diverso, però insomma questo è un pochino il ragionamento. E poi qual è il grande vantaggio di De Vrij e di Dumfries? Che hanno dei valori di bilancio a bilancio Inter piuttosto bassi. De Vrij ha circa 1,5 milioni di peso a bilancio, mentre Dumfries 9,5. Considerate che per quanto riguarda De Vrij si parla di 15-20 milioni di valore, mentre per Dumfries addirittura ci si spinge sui 35-40. Quindi se sommiamo queste due cifre molto spannometriche, poniamo caso di vendere De Vrij a 15 meno 1,5 di valore, avresti fatto 13 milioni e mezzo di plusvalenza. Dumfries, facciamo caso che lo si venda a 35, meno i 9,5 di valore, hai fatto circa 25 milioni di plusvalenza, che sommati sono già quasi 40. E quindi capite che sono due giocatori importanti in questo ragionamento. Quindi vendere questi due è la cosa più importante. Dopodiché è evidente che bisogna cercare di piazzare molti, perlomeno, fra gli esuberi e i giovani che ha l'Inter a disposizione. Vi faccio degli esempi con anche le cifre. Pinamonti, che ha un valore a bilancio di 12,5 milioni e che grazie all'ottima stagione fatta con l'Empoli sembra vicino al Monza per circa 19-20 milioni, quindi altri 8 circa di plusvalenza. Van Oysden 11 milioni e mezzo, questo è molto più difficile da piazzare, anzi 11 milioni e 7, chiedo scusa, di valore a bilancio. È molto più difficile perché anche lui martoriato dagli infortuni, quindi trovo difficile riuscire a venderlo facendo plusvalenza. Lo stesso si può dire di Lazzaro, dicevamo prima 8 milioni e 4, D'Albert 5 milioni e 8, Sensi che ho citato prima 14 e 9. Capite che sono tutti giocatori, ribadisco, con i quali per fare plusvalenza dovresti incassare di più rispetto alla cifra che vi ho detto man mano che dicevo i loro nomi. E quindi non è molto facile. Poi c'è Gagliardini, che invece secondo me è un profilo interessante perché a bilancio vale 4,9 milioni e secondo me magari messo dentro in un'operazione di scambio, qualcuno ne parlava nell'ottica dell'acquisto di Bremer con il Torino, ma non solo, anche la Fiorentina sembra interessata, magari qualche milione di plusvalenza la fai anche con lui. Con Radu è già più difficile, 4 milioni e 2, dopo soprattutto per come ha chiuso la stagione. E poi ci sono alcuni giocatori come Pirola, Di Gregorio e anche altri che o sono già stati ceduti o quasi, oppure hanno comunque buona possibilità di esserlo. Pirola, si parla del Monza che potrebbe spendere circa 7-8 milioni per riscattarlo, Di Gregorio è già stato pagato 4, a gennaio è stato ceduto ufficialmente Gravillon, anche lì per circa 4 milioni, e poi ci sono tutti i giovani più interessanti, Satriano, Esposito, Casadei, i fratelli Carboni, tutti giocatori che di fatto ti fanno fare plusvalenza piena, perché bene o male arrivano dal settore giovanile e puoi farci una plusvalenza piena o quasi, e che sono in rampa di lancio e quindi puoi riuscire con un po' di fortuna e di bravura a piazzare delle buone cifre. Quindi il ragionamento qual è? Il grosso della cifra la fai con De Vrij e Dumfries, di cui devi privarti a malincuore, ma ti permettono di salvare i big più importanti. E poi devi fare un passettino alla volta, un mattoncino di qua, un mattoncino di là, 2 milioni di qua, 3 di là, 6 di qua, e alla fine in qualche modo, se sei bravo e se sei fortunato, arrivi più o meno alla cifra che devi incassare a livello di plusvalenze. Poi c'è tutto il capitolo relativo all'abbassamento del 15% del monte ingaggi, che non voglio aprire perché altrimenti il contenuto inizia a durare 30 minuti e diventa difficile. Però sul tema plusvalenze questo era più o meno il ragionamento. Ora, qual è il futuro a livello di mercato dell'Inter nel brevissimo periodo? Ve lo dico perché poco prima di mettermi a registrare questo contenuto ha parlato Beppe Marotta e ha detto una cosa molto importante che adesso vi mostro anche a schermo, perché Marotta ha detto sostanzialmente che l'intenzione del club è quella di mettere a disposizione di Simone Inzaghi la migliore squadra possibile entro il mese di giugno. Quindi sappiamo che quest'anno il campionato inizierà prima a causa del fatto della presenza dei mondiali in Qatar a metà stagione, quindi di fatto già ad inizio agosto ci saranno le prime giornate di campionato. Quindi Marotta ha intenzione, almeno così dice a parole,
di mettere a disposizione di Inzaghi la rosa di fatto già per l'inizio del ritiro, che è la cosa ideale che ogni allenatore si augura ad ogni sessione estiva, perché di fatto può iniziare il lavoro con tutti i giocatori a disposizione. Ora, io non credo che alla data di inizio del ritiro dell'Inter, che sarà verso inizio luglio, Inzaghi avrà letteralmente tutta la rosa al completo. Non sarà così. Però perlomeno l'intenzione, a parole, ripeto, di Beppe Marotta sembra essere quella di mettere a disposizione almeno il grosso della rosa, un buon 80-90%, che è una cosa molto interessante. E, arrivo a dirvi, non è nemmeno un proclamo così buttato lì. A parte che Marotta è un dirigente esperto, quindi quando è molto preciso nelle dichiarazioni, secondo me lo è per un motivo. Ma ragazzi, l'Inter a livello di mercato in entrata, ad eccezione di Lukaku, che è un capitolo completamente a parte, di fatto i suoi obiettivi li ha già messi a fuoco e li ha anche abbastanza bloccati. Qualcuno è effettivamente bloccato, qualcuno è, diciamo, con una trattativa in via di definizione, però sono molto vicini. Vi dico dei nomi: Bremer, Bellanova, Aslani, Mkhitaryan, Dybala, tutti i nomi che l'Inter, ripeto, o ha già bloccato, è il caso per esempio di Bremer, con cui c'è già un importante accordo, ma anche dei 2 parametri zero, oppure comunque ci è molto vicina. Quindi la sensazione che ho io è che l'Inter a livello di dirigenza abbia le idee chiarissime su dove e con chi intervenire. Abbia già lavorato per trovare dei principi di accordo con i club e con i calciatori. Adesso cosa manca? Manca proprio capire come e con chi muoversi in uscita. Cioè, mi arriva un'offerta per un big, un'offerta irrinunciabile, a malincuore probabilmente accetto, mi porto a casa il grosso di questi 60 milioni e poi piazzo qualche pedina. Non mi arriva, oppure mi impunto e non voglio cedere un big, devo lavorare intensamente per piazzare tanti giocatori e a cifre di un certo tipo. Dal mio punto di vista, appena si muove qualcosina per quanto riguarda il mercato in uscita, magari qualcosa di medio-grosso, diciamo così, il Dumfries della situazione o giocatori simili, allora qualche colpo in entrata potrebbe essere ufficiale nel giro di pochi giorni. Ma in ogni caso la strategia dell'Inter è molto chiara, i nomi sono questi e quindi direi che da questo punto di vista, al di là di come si concluderà il mercato, rispetto all'anno scorso abbiamo una situazione quantomeno un po' più tranquilla. L'anno scorso di questi tempi eravamo qui a cercare di piazzare Hakimi da una parte o dall'altra per fare dei soldi cash che servivano, poi è andato via anche Lukaku, è stata un'estate devastante. Quest'anno, ripeto, non so come andrà a finire con i vari bastoni, Skriniar, eccetera, però a livello di strategia anche i più critici mi auguro che saranno d'accordo che ci sono delle idee abbastanza chiare e su cui l'Inter sta andando a lavorare, e questo secondo me è una notizia molto positiva in vista della prossima stagione, dove l'obiettivo inevitabilmente sarà ritornare sul tetto d'Italia. Questa, ragazzi, era più o meno la mia valutazione, era il mio ragionamento. Ora fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate, dibattiamo, voglio dibattere con voi, perché su questo tema secondo me non c'è una risposta unica ed una verità unica che ci si può ritrovare in tasca. Si può dibattere, si ragiona, si vede e si cerca di capire come l'Inter possa muoversi. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo ancora una volta il mi piace al contenuto e l'iscrizione al canale se vi è piaciuto. Poi, per chi ci sta seguendo in podcast, vi lascio in descrizione il link per l'episodio che ieri ha curato il nostro Alessio, in cui ha ragionato, visto che abbiamo parlato anche di Lukaku, su quale coppia d'attacco, nel caso in cui arrivino sia Dybala che Lukaku insieme a Lautaro, potrebbe essere quella migliore con la quale iniziare la prossima stagione. Sarà un'ardua scelta per Simone Inzaghi, il nostro Alessio ha provato a dirci la sua. Quindi per chi ci segue in podcast ve lo lascio in descrizione, se invece ci stai seguendo su YouTube, guarda qua alla mia destra, lo trovi, clicca e facci sapere la tua nei commenti. Per il resto ci sentiamo ogni giorno in live alle ore 19:30.